Per il tuo gatto è una tragedia o un piacere viaggiare con il trasportino? E quando devi portarlo dal veterinario? In questo video la dottoressa Enrica Rigolon, grazie anche alla sua esperienza come veterinario, quindi con tanti pazienti felini che arrivano da lei, ci dà tanti consigli per rendere il viaggio con il trasportino, non dico piacevole, ma perlomeno meno stressante. Ciao amici gatti e amici gatte! Amici gatti, amici gatte! L'ho detto! Siamo qui d'ambulatorio della dottoressa Enrica Rigolon, che adesso ci darà qualche consiglio per trasportare il nostro gatto in auto con il trasportino. Salve a tutti, sono la dottoressa Enrica Rigolon, un medico veterinario. Oggi siamo qui a parlare di come far affrontare nella maniera più positiva possibile il viaggio in auto al proprio micio. Ho scelto questo argomento perché spesso molti proprietari non ci vogliono portare i mici in ambulatorio, in visita, perché anche per loro stessi caricare il micio in macchina è un trauma e non vogliono farlo subire neppure al loro micio. Vi do un po' di consigli per far sì che sia un'esperienza positiva. La prima cosa è la scelta del trasportino. Come vedete qui ne abbiamo 2 o 3 tipi di modelli. Quello che io consiglio a tutti quanti quelli che devono fare l'acquisto è questo tipo di modello, perché ha sia l'apertura anteriore che l'apertura superiore. Questo perché io parlo da veterinario, poi a noi fa comodo anche in ambulatorio per poter visitare i gatti che comunque arrivano agitati. E questo perché aiuta anche voi a caricarli nel trasportino a casa, perché se il micio non vuole entrare né così oppure neppure in retromarcia, come consiglio spesso, potete caricarlo dall'alto e di solito l'accettano. E poi chiudete e lui è al sicuro. Io consiglio questi tipi di trasportini perché, come vedete, anche quest'altro modello fanno un effetto tana e comunque hanno delle aperture laterali perché passi l'aria, però il gatto si sente comunque protetto. Anche questo è un ulteriore modello, anche se è chiuso sopra, poi in realtà voi potete, se ci riesco senza romperlo, aprirlo anche dall'alto, in qualche maniera ce la posso fare, ok? E dopo, quando imparate, è facile. E quindi potete calare il gatto dall'alto, oppure quando venite in ambulatorio da noi e il micio comunque, perché il viaggio in auto non piace a nessuno, non vuole uscire perché è agitato, noi comunque dall'alto, lui comunque si sente dentro una tana ed è al sicuro e possiamo visitarlo, controllargli le orecchiette, gli linfonodi, la bocca, auscultarlo. Riusciamo a completare una visita, e se si tratta soltanto di una visita per il vaccino, possiamo vaccinarlo, lui è rimasto dentro tranquillo, stress minore possibile e l'esperienza è fatta. Altra cosa importante nella scelta di un trasportino sono le dimensioni, cioè capite che qui dentro ci sta un micetto di una taglia medio-piccola, di 2-3 kg. Se prendete un norvegese, un Maine Coon, o comunque dovete tener conto che il gatto diventa grande, io consiglierei di prendere già un trasportino di una misura maggiore. Io, vedete, vado per gli extra large, per cui ci sta dentro anche il gatto che ti diventa di 8-9 kg, che non si sa mai. Poi io li consiglio di plastica rigida, perché una cosa molto importante è quella di poterli lavare una volta che rientrate in casa. Non soltanto perché molti gatti in preda all'ansia per il viaggio possono avere anche minzioni emozionali, cioè farsi la pipì addosso, possono avere anche defecazioni emozionali, farsi cacca addosso, e quindi deve essere facilmente pulibile. Ma soprattutto perché anche il gatto, che sembra il più calmo possibile, elimina ferormoni d'allarme con le manine e con i piedini, ed è importante poterli rimuovere accuratamente ogni volta che rientrate a casa da un viaggio in auto con acqua tiepida e un sapone a pH neutro. Ovviamente, se avete trasportini molto belli tipo di Vimini che andavano una volta, o i trasportini di sbarrete di ferro così,
li rovinate tutti, è impossibile. Quindi plastica rigida con le aperture laterali per l'aria e per vedervi, sportellino frontale così che così anche in macchina potete metterci la mano e tranquillizzarlo, di dimensioni sufficienti. Il trasportino non va tenuto in ripostiglio tutto l'anno. Io consiglio di lasciarlo sempre in casa a disposizione del micio. Ci mettete dentro un bel cuscinetto morbido come questo, in modo che il micio possa anche utilizzarlo come una tana, un rifugio dove andare a dormire. Deve poterci entrare, annusare, conoscerlo, esplorarlo, non deve essere un oggetto sconosciuto che vede soltanto quella volta che deve salire in macchina e fare una cosa brutta che è andare dal veterinario. Sto parlando per me, però pensate anche a doverveli portare in vacanza, dove nel trasportino ci devono stare per ore, non per quei 10-15 minuti che di solito è il tragitto per andare dal proprio veterinario. Quindi deve essere un oggetto conosciuto, glielo dovete lasciare a disposizione sempre. Non spesso è prevedibile il momento in cui avete bisogno tipo di portarlo dal veterinario, non potete dire glielo do a disposizione una settimana prima, perché se succede l'incidente, se succede la malattia imprevista, lo mettete in un bel posticino sempre a disposizione, anche se non lo usa, ma lui lo conosce, ci passa vicino, gli ha depositato i suoi ferormoni. Arriva il momento di utilizzarlo per andare in viaggio. E lì partono le tragedie di solito, ok? Allora, come fare? Non dovete andare a prendere il vostro povero micio che si sta facendo i cavolacci suoi brutalmente, con maniere brusche, perché anche voi siete agitati per quello che dovete fare, prenderlo e tentare di infilarlo dentro quelle che vai, così, cose che vedo costantemente anche in ambulatorio, no? Dovete avvicinarvi al vostro gatto che si sta facendo le cose sue o magari sta pure dormendo dolcemente, con un tono di voce basso, tranquillo, e iniziate, adesso non ridete, ma iniziate a dirgli con un tono cantilenante: ciao amore, sai che adesso stiamo per andare dal veterinario? Vi muovete con un fare tranquillo, morbido, senza movimenti bruschi che mettono in agitazione il micio, lo prendete in braccio delicatamente, deve essere tutta una cosa molto soft, perché i gatti si nervosiscono facilmente. E poi, se lui già conosce il trasportino, quindi in maniera molto soft gli proponete l'ingresso. Molti comunque non ci vogliono entrare perché dicono: ah già, perché mi devi mettere dentro adesso che non c'ho voglia. Io uso spesso il trucchetto di farli entrare un po' in retromarcia, comunque lo imbroglio, però lo chiudo dentro, ok? Quindi cantilenare, perché anche il cantilenargli cosa sta succedendo serve anche a noi proprietari per tranquillizzarci, perché veramente per molti proprietari è anche per loro un evento stressante. Tanti gatti non si vogliono far prendere. Mi raccomando, non iniziate a rincorrerli in giro per casa tutti agitati, perché veramente lo fate diventare un'esperienza negativa. Con calma. Con i gatti che non sono abituati al trasportino, ovviamente dovete prepararvi a tutta questa situazione. Ovviamente la prima volta sarà comunque difficoltoso, per quello io consiglio di iniziare da subito, quando il micino è piccolo, è giovane, deve essere tutta una cosa conosciuta, un'esperienza già vissuta, tutto quanto quello che conosco non mi fa paura, ok? Quindi ho messo il gatto nel trasportino, si va in macchina. Una volta che siete riusciti a mettere il micio nel trasportino, un'altra cosa da non sottovalutare è come trasportarlo nel trasportino, perché loro ci mettono a disposizione la maniglia, però poi la scena è questa: lo shakeriamo, cioè camminando si dondola e al gatto non fa piacere, quindi il mio consiglio è tutte e due le mani, così si sente più al sicuro, viene meno shakerato, non gli viene il mal di mare. E un'altra cosa che davo per scontata è anche quella come dovete farlo abituare al trasportino, tenendo il trasportino sempre a disposizione in casa. Un'altra cosa importante è fatelo viaggiare spesso, fatelo salire spesso in auto, anche magari banalmente mettete il trasportino in auto e accendete il motore, ma fategli vivere l'esperienza del viaggio, perché anche lì se lo salite in macchina 2 volte all'anno,
una volta per le vacanze, una volta per il veterinario, è un'esperienza che comunque conosce poco. Cioè, per farvi un esempio, ho tenuto in stallo una micina perché era gravemente malata ed era stata abbandonata, aveva bisogno di qualcuno che la seguisse. Me la sono portata a casa perché aveva bisogno di cure costanti, però io sono sempre al lavoro. E una volta alla settimana dovevo portarmela in ambulatorio per prelievi, esami, controlli. Quindi lei settimanalmente viaggiava nel suo trasportino, ci dormiva dentro perché la lasciavo dentro finché lavoravo e quindi per lei è diventato una casetta. Quel tanto che poi quando è andata in adozione i neoproprietari sono venuti con il loro trasportino, un trasportino perfettamente sconosciuto, ma per lei entrare è stata la cosa più naturale di questo mondo e mi hanno poi raccontato che anche il viaggio in auto lei se n'è stata tranquillissima. Ma perché? Perché c'era abituata, per lei era una cosa conosciuta. Quindi mi raccomando, farli abituare anche al viaggio in auto. Caricateveli con voi ogni tanto, se non dovete caricarli apposta per andare da qualche parte, portateli in giro, fatevi vivere l'esperienza. In macchina cerco di metterlo sul sedile del passeggero vicino a me, in modo che mi possa vedere, mi possa annusare e in modo che ogni tanto magari possa mettergli una mano così, in modo da poterlo rasserenare. Altra cosa che io consiglio ai gatti che hanno già effettuato queste esperienze, per loro è già un'esperienza negativa, cerchiamo di rasserenarli il più possibile e apriamogli lo sportellino. Lasciamogli fare un giretto nell'abitacolo. Lasciamogli conoscere anche la macchina, 2, 3, 5 minuti quel che serve, dopo con sacrosanta pazienza li facciamo rientrare e quantomeno sanno dove si trovano. Richiudete, anche perché se vi trovano con il gatto in giro per la macchina rischiate la multa e comunque lui chiuso qua dentro è al sicuro. E partite. Anche qua, guida soft, non guida corro, freno, una guida soft perché altrimenti dentro il trasportino lo shakerate. E io consiglio anche l'autoradio con un po' di musica classica a volume basso che così lo tranquillizza, sempre magari parlandogli, cantilenando. Per aiutarli potete spruzzare nell'abitacolo della macchina dei ferormoni tranquillizzanti di gatto, li trovate normalmente in commercio sotto forma di spray. Spruzzate l'abitacolo della macchina un quarto d'ora, 20 minuti prima di farci salire il gatto, perché il prodotto contiene una frazione alcolica che il gatto non sopporta, deve prima evaporare. Quindi un quarto d'ora, 20 minuti lei evapora e potete mettere il gatto nel trasportino in auto. Addirittura se è un gatto che non è abituato al trasportino, perché non avete ancora visto questo video, potete spruzzare anche l'interno del trasportino con i ferormoni appaganti, sempre un quarto d'ora, 20 minuti prima di farci entrare il micio. E così siete in macchina e siete in viaggio. Cosa succede spesso? Iniziano a miagolare come dei disperati. Iniziano a sbavare, iniziano a respirare a bocca aperta angosciati. Molti gatti, come dicevo prima, si fanno pipì e cacca addosso, alcuni vomitano. In questi casi sono mici che addirittura hanno già sviluppato un vero e proprio panico da trasporti in auto perché hanno già vissuto svariate esperienze negative. In quel caso lì, oltre a tentare di mettere in pratica tutti i consigli che vi sto dando, il mio consiglio è anche quello di consultare un medico veterinario comportamentalista perché hanno bisogno probabilmente anche di un aiuto extra con degli ansiolitici per il viaggio e una terapia comportamentale impegnativa, ma io vi consiglio di farlo perché il gatto ha una vita davanti. Potete avere svariate occasioni di doverlo mettere in macchina, di fare un viaggio. Spesso il veterinario non può venire a domicilio per cose gravi, dovete per forza portarlo in ambulatorio, in clinica, quindi in macchina ci deve andare. E se non si fa venire un attacco di panico finché magari sta male ed è malato, è decisamente meglio. Per quelli che invece soltanto magari soffrono il mal d'auto, che quindi miagolano perché gli viene la nausea, o si fanno venire da vomitare, sappiate che in commercio avete dei farmaci per aiutarli, degli anticinetosici, fateveli prescrivere dal vostro veterinario, basta che glieli somministrate un paio d'ore prima della partenza e poi
potete affrontare un 8-10 ore di viaggio addirittura, quindi vanno benissimo per i viaggi lunghi, vanno benissimo anche per andare avanti e indietro dal veterinario. E ci sono anche, io mi trovo molto bene con dei rimedi omeopatici anche sia per gestire gli episodi di vomito che per gestire i mici che si fanno pipì e cacca addosso. Abbiamo diversi modi per aiutarli e per evitargli questo malessere. Sperando di avere invece un micio che semplicemente detesta la macchina e quindi vive apparentemente in maniera serena il viaggio, comunque arriva dal veterinario con un po' di disagio, ok? E qui ricadiamo sulla necessità di questi trasportini, perché comunque magari è comunque nervoso, gli apriamo lo sportellino anteriore, non vuole uscire, non lo forzo, se posso non lo forzo, apro dall'alto e mi visito il miciotto. Oppure so di avere un micio con questi tipi di disagi, questa fobia, concordo la visita col veterinario, che così anche il veterinario in ambulatorio può organizzarsi, si prende un appuntamento più ampio in modo da lasciare anche il micio con voi nella sala visita, quei 10 minuti a sportellini aperti che lui possa decidere di uscire. Tratta anche la sala visita con questi ferormoni tranquillizzanti in modo che il micio si senta a casa sua. Io me li spruzzo anche addosso, i ferormoni tranquillizzanti, me li spruzzo sulle mani. Se ho visitato altri gatti precedentemente nel corso della giornata, mi cambio il camice in modo che il micio non sente i ferormoni d'allarme degli altri mici sul mio camice. Ci sono tante accortezze che si possono prendere, basta che anche lì avvisate anche il veterinario che state arrivando, così anche lui può predisporre affinché l'esperienza sia positiva. Tornate a casa e la cosa fondamentale da fare è lavare tutto il trasportino con l'acqua tiepida e il sapone a pH neutro in modo da asportare i ferormoni d'allarme, mettere in lavatrice anche i cuscinetti e le copertine che ci sono dentro, perché i ferormoni d'allarme resistono tantissimo tempo dentro nel trasportino e la possibilità che c'è è che la volta successiva che avete bisogno di affrontare il viaggio con il micio, lui già senta ops, allarme, qua succede qualcosa, parte prevenuto e non è più collaborativo nei vostri confronti. Bene, con questo credo di avervi detto tutto. Se avete ulteriori domande basta che scriviate sulla pagina del Micio Gatto. Arrivederci a tutti. Grazie mille alla dottoressa Enrica Rigolon, vi invito a lasciare i vostri commenti qui sotto al video, se volete fare delle domande alla dottoressa sarò lieta di girargliele e iscrivetevi al canale YouTube di Micio Gatto per non perdere neanche un video sulla salute e il benessere del gatto. Ciao amici gatti e amiche gatte!